Ciao, bentornati in Grimoto Garage. In questo video vi faremo vedere come spurgare il freno posteriore nella piattaforma 3 cilindri MV. In particolare la lavorazione oggi verrà eseguita su una Brutale 800 Dragster. Questo tutorial è in collaborazione con Beta. Prima di vedere questa lavorazione cerchiamo di capire insieme quando è necessario effettuare lo spurgo del freno posteriore. I sintomi che potremo percepire saranno una leva del freno molto lunga, molto spugnosa e nel peggiore dei casi arriveremo a fondo corsa senza che la ruota dietro freni minimamente. Sulla piattaforma 3 cilindri è molto consigliato effettuare la procedura che vi spiegheremo in questo video, in quanto uno spurgo tradizionale potrebbe non servire a nulla. Gli attrezzi necessari per eseguire questa lavorazione sono una chiave dinamometrica precaricata a 260 Nm, una chiave dinamometrica precaricata a 18 Nm, un inserto brugola da 6, una chiave da 8 a cricchetto, una chiave da 11 fissa a stella, una chiave da 8 a snodo, un cacciavite a stella, un cricchetto piccolo, un tronchesino, un attrezzo specifico per allargare le pastiglie, una bussola per la ruota posteriore, l'attrezzo specifico per lo spurgo dei freni, uno straccio, una fascetta, frenafiletti medio e olio dei freni. Fase 1. Per una maggiore comodità posizioniamo la moto sul cavalletto posteriore. Fase 2. Inseriamo la marcia e togliamo il fermo di sicurezza. Con la dinamometrica e la bussola specifica smontiamo il dado ruota posteriore aiutandoci con il freno. A questo punto rimuoviamo la ruota facendo attenzione a non urtare il forcellone. Fase 3. Rimuoviamo il cappuccio di sicurezza dello spurgo e dopo aver inserito una chiave fissa da 11 sulla vite di spurgo, colleghiamo l'estrattore per il liquido freni. Questo passaggio serve ad allentare lo spurgo in modo da agevolare le fasi successive. Fase 4. Utilizziamo il cricchetto con l'inserto a brugola da 6 per svitare le viti di supporto della pinza freno posteriore. Rimuoviamo la fascetta in gomma ed ora sfiliamo la pinza dal disco. Fase 5. Con la snodo da 8 rimuoviamo il serbatoio del liquido freni. Utilizziamo uno straccio e lo posizioniamo dietro la piastra telaio, in modo da mascherare la piastra e non rovinarla nel caso ci sfugga la chiave. Con la chiave a cricchetto da 8 rimuoviamo il supporto e successivamente portiamo il serbatoio all'esterno della piastra telaio. Fase 6. Con il cacciavite a stella apriamo il coperchio del serbatoio liquido freni, rimuovendo le due viti, il coperchio e la membrana interna. Durante questa operazione prestate attenzione a non far cadere olio dei freni sulla piastra telaio. Fase 7. Posizioniamo l'attrezzo di separazione dei pistoncini tra le pastiglie e carichiamo l'impianto agendo sulla leva del freno posteriore. Fase 8. Colleghiamo l'aria all'estrattore del liquido freni e lo azioniamo. Manteniamo in pressione l'impianto agendo sulla leva del freno. Posizioniamo la pinza in modo che la vite di spurgo sia nella parte più alta ed apriamo lo spurgo. Portiamo la leva del freno fino a fine corsa senza rilasciarla. Fase 9. A questo punto separiamo completamente le pastiglie con l'attrezzo specifico e richiudiamo lo spurgo. Ora possiamo riavvicinare l'attrezzo separatore e azionando la pompa del freno riportiamo in pressione l'impianto. Durante questa fase assicuriamoci che il livello dell'olio non scenda sotto al minimo. Mentre eseguiamo questa operazione possiamo approfittarne per sostituire completamente l'olio dell'impianto frenante. Dovremo aprire lo spurgo, pompare fino a far scendere il livello al minimo senza far entrare aria nell'impianto, per poi rabboccare e portare il livello al massimo e ripetere di nuovo l'operazione, far tornare l'olio al minimo e riempire. Questa operazione va ripetuta almeno 5 volte per cambiare tutto l'olio dell'impianto frenante. Fase 10.
Dopo aver ripetuto l'operazione di spurgo fino ad aver ottenuto un risultato soddisfacente, separiamo nuovamente le pastiglie ed inseriamo la pinza nel disco. Installiamo le viti dopo aver applicato della Loctite media, serrandole a 18 Nm. Fase 11. Assicuriamo il corretto serraggio alla vite di spurgo e rimuoviamo l'estrattore del liquido freni e la chiave da 11. Con la carta arrotolata puliamo i residui di olio e applichiamo il cappuccio e la fascetta di gomma. Fase 12. Riportiamo l'impianto in pressione e ristabiliamo il corretto livello dell'olio. Rimontiamo il coperchio del serbatoio con tutti i suoi componenti precedentemente puliti. Fase 13. Riportiamo la vaschetta dietro la piastra telaio e la rimontiamo sulla relativa staffa di supporto. Fase 14. Inseriamo la ruota posteriore serrando il dado alla coppia di 240 Nm. Rimontiamo il fermaglio di sicurezza. Bene, lavorazione completata. Adesso è arrivato il momento dei consigli utili, dei consigli tecnici. Inizia Sam con la parte più tecnica. Esatto, allora innanzitutto cerchiamo di capire perché questo tipo di spurgo è più efficace rispetto a uno spurgo tradizionale. Per il semplice motivo che andremo ad agire direttamente sui cilindretti, quindi metteremo in moto molto più olio rispetto ad un metodo tradizionale agendo sulla pompa del freno posteriore. Inoltre i cilindretti, entrando all'interno del corpo, andranno a sostituire tutto l'olio dove prima stavano i cilindretti e all'interno della pinza rimarrà molto meno olio. Quindi tutte le bolle d'aria presenti all'interno del corpo andranno a dirigersi verso la vite di spurgo. Poi un piccolo dettaglio è: per i modelli Euro 4 sarete obbligati a smontare il terminale, in quanto è leggermente più grosso rispetto ai modelli Euro 3, se no la ruota posteriore farà un po' fatica ad uscire. Sì, altro che non rovinare il cerchio, non riesci a toglierla, è impossibile. Beh, invece mi rimane la parte più semplice, la parte più facile dei consigli. Un consiglio che poi sicuramente già sono cose che sapete, noi ve le ripetiamo così almeno vi rimangono bene in mente. Se per caso vi capita di rovesciare dell'olio dei freni su parti verniciate, fate attenzione perché l'olio dei freni è corrosivo, potrebbe rovinarvi la vernice, opacizzarla, addirittura toglierla in qualche caso. È necessario utilizzare acqua e carta. Acqua è uno straccio, è semplicissimo, con dell'acqua si interrompe completamente la parte corrosiva dell'olio dei freni. E l'altro consiglio è, dopo aver completato l'operazione di spurgo dei freni, il primo impatto al tatto, la pompa dei freni sicuramente sarà pronta, avrà una buona pressione, una buona resistenza. Però se fate scaldare bene la moto e uscite a fare una prova su strada, concentratevi un po' proprio sulla pressione che dovete fare sulla pompa del freno per assicurarvi che tenga, così da permettervi poi di affrontare un viaggio senza ritrovarvi di nuovo con il problema del freno posteriore lungo. Anche perché poi in un viaggio il freno posteriore può aiutarvi sicuramente a tutte quelle che sono le funzioni del freno posteriore. Bene, abbiamo completato. Sì, speriamo che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Vi invitiamo a seguirci sui nostri social. Ciao a tutti! Ciao! Fermi! Ci siamo perso il passaggio fondamentale. Non serve, il grasso qua non serve. Sul manuale c'è scritto di metterlo sui filetti. Questo ti sembra filettato? No. Allora che cazzo lo Nel passaggio dove rimontiamo la ruota, mi raccomando, il grasso va messo solo sui primi filetti, non sulla parte conica del dado, mi raccomando. Se ce lo chiedete vi mandiamo la parte del manuale uso e manutenzione dove c'è scritto, proprio lì c'è scritto di mettere il grasso solo sui primi filetti. E quindi quelli che metteranno il grasso sulla parte conica saranno severamente puniti. No, facciamo venire qua a smontare la ruota. vieni a smontarti la ruota, che così almeno poi non glielo metti più il grasso. Comunque andate a vedere il nostro video, quello lì, così almeno vi chiarite un attimino che idee. Ciao a tutti!